Ciao a tutti, benvenuti su Minty Taro. Oggi proseguiamo la nostra serie sugli arcani maggiori secondo il paradigma chiamato The Fool's Journey, ovvero il cammino, il viaggio del matto. Se non l'avete già fatto, vi consiglio vivamente di vedere i primi video che riguardano questa serie, vi posterò i link qui sopra perché spiegano più nel dettaglio la base teorica di questo paradigma interpretativo degli arcani maggiori, dove appunto si considerano i tarocchi, gli arcani maggiori, come degli scalini di una scala mistica che permette appunto alla nostra anima, attraverso meditazioni sulle varie carte, di ascendere ai gradini più elevati della nostra anima e quindi raggiungere un'unione mistica con Dio o con comunque l'entità, l'energia che origina la realtà che vediamo attorno a noi. Prima di iniziare, comunque mi presento, sono Minty di Minty Taro, sono una tarologa cartomante e offro lezioni individuali e di gruppo su tecniche avanzate di lettura dei tarocchi, quindi strategie e tecniche di lettura per chi vuole approcciare i tarocchi a livello avanzato e soprattutto professionale. Ma adesso iniziamo, brevemente vi faccio un piccolo, un piccolo sommario di quello che di quello di cui ho parlato nei video precedenti. Dunque, i tarocchi possono essere interpretati secondo appunto un paradigma teorico che si basa sull'idea di Platone dell'anima divisa in tre parti: quella degli appetiti, più legata ai nostri istinti materiali, quella della volontà e quella della ragione. Abbiamo già visto insieme appunto le carte che rappresentano questa anima più bassa, più terrena, diciamo, che è detta appunto l'anima degli appetiti e che viene rappresentata dagli arcani maggiori che vanno dal mago al carro. Ed oggi affrontiamo la parte intermedia della nostra anima individuale, che viene chiamata anima della volontà, ed è la parte, diciamo, più eroica della nostra anima, perché affronta i propri limiti, rappresentati dall'anima degli appetiti, quella che abbiamo già visto insieme, li affronta, li supera, quindi affronta anche le varie diciamo sfide, no? Per elevarsi e quindi essere preparata nell'ultima parte di questo viaggio del matto ad incontrare Dio, o comunque avere un'unione mistica con l'origine della realtà che abbiamo attorno a noi, secondo appunto la filosofia neoplatonica che è alla base, diciamo, della simbologia dei tarocchi e degli arcani maggiori. Il matto in questo paradigma teorico rappresenta la nostra anima individuale, che appunto cammina da una carta, da una situazione rappresentata da una carta a una situazione successiva, e in questo modo cresce come anima fondamentalmente, no? E vediamo appunto che in questa seconda parte del cammino affronta le situazioni rappresentate dagli archetipi appunto delle carte che vanno dalla giustizia alla temperanza. Questo è il mazzo Sebedetaro o CBD, che è stato creato da Yoav Ben Dove, che appunto restaura il,
i tarocchi di Marsiglia. Ho fatto un video su questo mazzo dove mostro carta per carta e potete trovare anche qui il link qua sopra, appunto. Dunque adesso iniziamo. Come ho detto, questa è la seconda parte di questo viaggio del matto che viene legato alla seconda parte, la seconda componente della nostra anima individuale, detta anima della volontà, che è appunto l'anima forte, quella che non cede ai propri istinti, come nel caso dell'anima degli appetiti, però cerca di superarli, di affrontarli, di superarli, di elevarsi, quindi al di sopra dei propri istinti. Per questo viene in parte chiamata l'anima eroica, appunto. E queste carte, la giustizia, l'eremita, la ruota della fortuna, la forza, l'appeso, la morte, la temperanza, rappresentano le varie sfide che l'anima individuale affronta lungo questo cammino per appunto elevarsi. Quindi vediamo per esempio che in questa parte abbiamo tre virtù cardinali: la giustizia, la forza e la temperanza, che sono le virtù che permettono all'anima di sostenere la propria crescita spirituale. Sono le virtù che necessita per elevarsi al di sopra appunto degli istinti, degli appetiti. L'eremita rappresenta la sofferenza, il tempo che necessita l'elevazione spirituale e quindi anche l'approccio ascetico che facilita questa elevazione spirituale. L'appeso indica sofferenza e perdita, l'affrontare appunto la perdita. La ruota della fortuna indica il destino e la morte, la mortalità della realtà, della vita materiale. Però adesso le vediamo una per una e prenderò invece che i tarocchi di Marsiglia, i tarocchi Rider-Waite-Smith, perché appunto il viaggio del matto è stato sviscerato attraverso soprattutto i tarocchi Rider-Waite-Smith. Questa è la versione Radiant Wise Spirit Tarot. Sì, Radiant Wise Spirit Tarot. Anche di questo ho fatto un video che potete trovare nel canale. Dunque, vediamo innanzitutto che l'ordine delle carte in questa parte dei tarocchi degli arcani maggiori è cambiato, perché se nei tarocchi Marsiglia la giustizia è il numero 8 e la forza è il numero 11, quindi erano posizionate così, adesso vediamo che sono state posizionate, scambiate, diciamo, di posto, quindi la forza al numero 8, la giustizia al numero 11. A volte non si capisce bene il perché di questo scambio, però è stato fatto da Waite perché dunque la Golden Dawn, che è quella società segreta che ha studiato i tarocchi e ha soprattutto creato una serie di corrispondenze tra le carte dei tarocchi e l'alchimia, la cabala, l'astrologia. All'interno di questo schema di corrispondenze sembrava strano appunto che la forza fosse in questa posizione e la giustizia in questa, perché
cioè che la forza fosse al numero 11 e la giustizia al numero 8, perché in quel caso la forza sarebbe stata legata alla bilancia e la giustizia al segno astrologico del leone. Invece, per questo motivo, Waite pensava fosse in realtà un errore che era stato creato con i secoli, e quindi aveva restaurato nella sua mente l'ordine originario, in modo da far sì che effettivamente la giustizia fosse legata al segno astrologico della bilancia, come è logico che sia, e la forza quella del leone, in quanto appunto chiaramente c'è il simbolo del leone in questa carta. Questo è tutto. Poi ovviamente si potrebbe andare più nel dettaglio, spiegare perché per esempio il mazzo di Crowley non ha questo scambio di posizioni, però magari ci farò un video più avanti. Comunque, diciamo che nella simbologia del Rider-Waite-Smith, la carta della forza appunto compare come prima in questa sequenza di 7 carte dell'anima della volontà. La forza è la forza interiore, infatti io la chiamo la carta della forza interiore, perché non si intende come forza prevaricatrice, come forza legata al potere. È una forza legata al concetto di perseveranza, di resilienza, di determinazione, di controllo dei propri istinti più bassi, che infatti sono rappresentati dal leone, no? Come so, la parte animale di noi stessi, che viene domata dalla parte più ragionevole, più razionale, che è rappresentata appunto dalla ragazza. E vedete che non ha bisogno di prevaricare con violenza, bensì gentilmente chiude le fauci del leone. Questa è proprio la simbologia classica legata alla virtù cardinale della forza, che rende proprio l'idea del concetto di forza interiore, di determinazione, di resilienza, di poter anche guidare se stessi e gli altri, però con l'esempio, con la propria forza morale, sicuramente non con la forza bruta o la forza legata al concetto di violenza. L'eremita è la carta della ricerca, vedete che cerca il cammino, no? È la fase in cui l'anima percepisce che il mondo esterno in realtà è un'illusione e vuole cercare la verità. E qui è simboleggiato appunto da questo eremita che con la luce della lampada cerca la verità dietro la superficie. La ruota della fortuna, io la chiamo la carta del cambiamento continuo, perché appunto indica un girare, no? Continuamente, un ciclo che si ripete, ma vuol dire anche che ogni esistenza su questo mondo terreno segue un ciclo che cambia di continuo, ovvero c'è la fase della crescita, dell'apice, rappresentato dalla Sfinge, del declino, e questo sempre e comunque. Quindi in questa fase la carta dell'anima affronta il fatto che il mondo materiale attorno a sé è incoerente e soprattutto impermanente, cioè nulla è fisso, e appunto Pantarei, tutto cambia, no? La giustizia è la carta dell'imparzialità, cioè
rappresenta la legge appunto universale di causa-effetto e il bisogno di equilibrio in tutto. Quindi in questa fase, quando il matto affronta la fase della giustizia, capisce che le sue azioni hanno un effetto su di sé e sugli altri, e capisce che appunto ci vuole equilibrio in ogni sua azione. La carta dell'appeso è la carta del blocco, no? Vedete questa figura che è bloccata, non può muoversi, appesa a questo albero per i piedi, e, però ha comunque un atteggiamento non particolarmente sofferente, bisogna dire. È la carta che appunto io chiamo la carta del blocco, però rappresenta anche la necessità, la comprensione da parte dell'anima di lasciare andare il controllo e accettare anche dei cicli negativi. Quindi quando si trova in una situazione rappresentata appunto dalla carta dell'appeso, l'anima affronta, diciamo, la prova di non dover per forza controllare la propria vita, di accettare il proprio destino, di accettare delle fasi negative, di rilasciare il controllo. In questo modo raggiungerà una pace interiore perché appunto accetta il fatto che non può gestire tutto ciò che deve affrontare. La carta della morte è la carta della trasformazione nei tarocchi e in questa fase l'anima capisce che il mondo materiale va a finire, nel senso nulla è permanente, c'è la morte, c'è la fine delle situazioni anche alle quali appunto si è attaccati affettivamente e soprattutto capisce che è importante che ci sia, che le cose finiscano, che le situazioni finiscano, perché permette, dà spazio a fasi nuove, a il nuovo che arriva. Quindi per poter avere dei cambiamenti anche positivi nella nostra vita è importante che i rami secchi vengano a cadere fondamentalmente. Questa è un po' la lezione della carta della morte, perché è una fine che porta a una trasformazione. Bene o male, poi dipende in una lettura dalle carte vicine, però diciamo è una lezione spirituale che l'anima rappresentata dal matto viene ad apprendere, ovvero che nulla è permanente. Questo sicuramente va affrontato per crescere spiritualmente. La temperanza è la carta dell'equilibrio, ma anche della parsimonia, del contenimento, diciamo, perché appunto questo angelo si vede che mischia il vino con l'acqua, si dice, no? Nel senso, a parte che un po' la simbologia ehm, del processo alchemico, però è la diluzione del vino nell'acqua, ovvero con la temperanza, come dice appunto la parola, andiamo oltre i nostri desideri mortali, bensì capiamo che dobbiamo diluire le nostre emozioni, diluire le nostre esperienze terrene, contrarre i nostri desideri per poterci appunto elevare. Quindi
è la carta appunto dell'equilibrio interiore, ma anche della moderazione. E questa carta finisce appunto questo ciclo intermedio della scala delle emanazioni che l'anima individuale affronta in questo approccio mistico attraverso le carte degli arcani maggiori per elevarsi e poter così unirsi a livello mistico con la sorgente di tutto ciò che è fondamentalmente. Questo è un po' come viene, mi viene in mente di definire il creatore. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete domande scrivete pure nei commenti. La prossima volta finirò questo ciclo con la anima della ragione, che è quella più elevata, più spirituale, che ci permette appunto l'unione mistica con Dio, col creatore di tutto ciò che è. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto condividere questo video con chi può essere interessato a vederlo. E noi ci vediamo presto. Ciao!